Si potrebbe dire che ogni paese ha il suo spiedo tradizionale. Ad esempio noi abbiamo gli arrosticini, o il Brasile ha il churrasco. Il Giappone ha lo yakitori. La differenza, come al solito, è culturale. In terra nipponica viene vissuta come un'autentica disciplina che richiede anni di apprendistato prima di potersi fregiare del ruolo di maestro. In Giappone, saper ricavare fino a 20 tipi di yakitori diversi, partendo dal sezionamento del pollo intero, viene considerata una vera e propria arte. La parola yakitori è formata dal nome yaki, alla brace, e tori, uccello. Va da sé che l'oggetto prevalente delle cotture dello yakitori è la carne di volatile, e di pollo in particolare. Un'altra prerogativa essenziale della cottura yakitori è l'utilizzo di una salsa teriyaki, un'altra parola composita che comprende la parola yaki, dove in questo caso però tori significa lucido, brillante. In sostanza consiste in una laccatura multipla a base di una salsa tendenzialmente dolce da far caramellare al calore. Nel caso specifico delle cotture yakitori, però, è molto più frequente una versione leggermente più agre, chiamata salsa tare. Noi, come sempre, siamo qui a parlare di cottura yakitori, ma nulla vieta di farlo divertendosi un po' con la ricetta. Nel nostro caso ricaveremo i yakitori da delle sovraccosce di pollo, glassate con una salsa tare allo chardonnay e zenzero e arricchite da un'altra pratica yakitori piuttosto diffusa, la pelle di pollo disidratata e sbriciolata. Come tutte quelle allo spiedo, si tratta di una cottura sospesa e per realizzarla ci avvarremo di uno dei tanti appositi supporti facilmente reperibili sul mercato. Il dispositivo scelto per la cottura invece sarà un grill a gas, potente quanto serve ma facilmente controllabile, con un'area di cottura che risulta particolarmente comoda per ospitare il supporto per gli spiedini. L'erogazione del calore, come in tutti questi casi, sarà molto potente e il setup centrale. Ciò che ci serve per la realizzazione della ricetta sono delle sovraccosce di pollo in osso e con pelle, del cipollotto, dello zenzero, dell'olio d'oliva, del miele d'acacia, del mirin, della salsa di soia, un bicchiere di chardonnay e il nostro rub sapido, profumato ed erbaceo, il rub 621. Se ti piace poi puoi decorare con qualche foglia di katsuobushi. Come prima cosa separa la pelle dalla polpa delle sovraccosce e tienila da parte. Dopodiché, con l'aiuto di un coltello affilato, rifila l'osso fino a separarlo completamente, cartilagini comprese. Taglia poi la polpa del pollo inizialmente a strisce e poi a tocchetti delle dimensioni desiderate per lo spessore dello yakitori. Stendi ora la pelle del pollo con il lato del grasso rivolto verso l'alto e con l'aiuto di un coltello affilato sfilettane via la maggior parte. Dopodiché aggiungi giusto un pizzico di rub 621 e prosegui la preparazione. Emulsiona metà della salsa di soia con l'olio d'oliva e un pizzico di rub 621. Aggiungi qualche anello di cipollotto tagliato fine in precedenza e versa poi il tutto all'interno di un sacchetto gelo contenente la polpa del pollo, lasciandocelo marinare per circa un paio d'ore. Nel frattempo in un pentolino versa la salsa di soia rimanente, il mirin, lo chardonnay, il miele, un cucchiaino di rub 621 e una grattugiata di zenzero fresco. Dopodiché mescola bene e porta ad ebollizione sul fornelletto laterale. Abbassa quindi la fiamma e lascia ridurre fino ad ottenere una consistenza sciropposa. Accendi ora il bruciatore centrale alla massima potenza e posiziona il supporto per spiedini. Sposta poi le pelli del pollo stese sopra la griglia di riscaldamento superiore in una sorta di diretta alta e prosegui la cottura fino a renderle croccanti. Togli ora la polpa del pollo da marinatura e infilza i singoli tocchetti con l'aiuto di uno spiedino di legno formando gli yakitori. Dopodiché tampona bene con della carta da cucina e posizionali in cottura diretta sopra il supporto. Procedi a rigirarli più volte su loro stessi non appena inizieranno a colorarsi, ricercando una magliarizzazione intensa ma omogenea. Pennellali ora più volte con la salsa tare, anche in questo caso rigirandoli spesso, fino ad ottenere un aspetto lucido. Non resta che toglierli da cottura e decorarli con la pelle del pollo precedentemente sbriciolata e, se ti piace, qualche foglia di katsuobushi. Il sake scelto in abbinamento e che ti mostro come sempre nel bicchiere da degustazione è un pregiato progetto franco-nipponico chiamato Heaven, uno stile Junmai Ginko fresco, floreale, fruttato, ma vivace e pieno, con una sbramatura particolarmente raffinata e un tenore alcolico di 15 gradi.
La temperatura di servizio è rigorosamente fresca, compresa tra gli 8 e i 12 gradi, come quella con cui abbineremo questo meraviglioso sakè ai nostri yakitori. Ed ecco i nostri yakitori alla salsa tare, allo chardonnay e zenzero, lucidi, pieni, profumati e golosi, con degli irresistibili picchi di sapidità umami dati dalle briciole di pelle croccante. Ora anche tu sai realizzare degli yakitori alla perfezione, seguendo l'impostazione tradizionale giapponese, ma con un tocco di originalità tutto italiano. Quindi alla tua salute con questa perla di sakè da assaporare fino all'ultima goccia. Buon yakitori, buon divertimento e come sempre naturalmente buon barbecue.